Il periodo della Seconda Guerra Mondiale, oltre agli eventi strettamente bellici, è di primario interesse anche per la persecuzione razziale e l'organizzazione dei campi di concentramento da parte della Germania nazista. In questo periodo persone comuni ottennero un potere assoluto su altri esseri umani, ma ce n'è una fra queste che merita una menzione particolare: Ilse Koch. Ilse è stata una criminale di guerra tedesca che commise tremende atrocità, mentre il marito, Karl Otto Koch, era comandante a Buchenwald. La signora Koch non aveva una posizione ufficiale nello Stato nazista, ma divenne una delle figure più conosciute legate ai campi di concentramento. Vista la gravità delle sue presunte azioni, dico presunte e dopo capirete perché, tra cui quella di aver scelto di destinare prigionieri tatuati alla morte per fabbricare paralumi e altri oggetti con la loro pelle, il suo processo del 1947 presso la commissione militare statunitense a Dachau ricevette l'attenzione dei media di tutto il mondo. Le testimonianze sul suo operato furono scioccanti, ma quanto c'è di vero dietro le affermazioni di tutti i suoi accusatori? Per scoprirlo partiamo dall'inizio della storia della signora Koch, ma prima vi ricordo che trattare argomenti controversi come questo ci mettono in grande difficoltà sui social, siamo censurati un po' ovunque, quindi se pensate che sia importante trattare anche questi temi potete iscrivervi, fare iscrivere i vostri amici, la nonna, la zia, il cugino e anche il vicino simpatico che vi tiene il gatto. Insomma, date visibilità al nostro lavoro, ve ne saremo davvero grati. E se avete la possibilità, ma solo per chi ne ha la possibilità, abbonatevi al nostro canale YouTube. Costa solo €1 al mese, ma tanti di voi ci consentono di lavorare in modo molto più sereno. Siamo già a circa 700 abbonati e l'obiettivo adesso sarebbe arrivare a 1000. Grazie a tutti. Ilse Kohler nasce nel 1906 a Dresda, figlia di un operaio, in una famiglia senza particolari problemi economici. La sua infanzia trascorre serena, ma le conseguenze del Trattato di Versailles, che impongono alla Germania severe riparazioni di guerra e consentono al DAP di prendere piede, impongono alla famiglia dure restrizioni. Ilse si iscrive a una scuola di contabilità, trova impiego presso un'azienda privata e nel 1932 diventa tesserata del partito nazista. Nel 1934 conosce Karl Otto Koch, comandante della SS. È amore a prima vista. Lui è divorziato, ha 10 anni più di lei, ma i due si chiamano con nomignoli teneri, lui Pinf, lei Carly. Nel 1936 decidono di sposarsi. La cerimonia si svolge nei pressi del campo di concentramento di Sachsenhausen, a 30 km da Berlino, con un rito semipagano. A mezzanotte ci sono lei e lui di fronte a un'imitazione di una pietra runica, circondati da SS con una torcia in mano. Lui indossa l'uniforme della SS e lei un vestito a fiori. Immaginiamoci tutti quanti lo scenario. Nel 1937 Karl Koch viene trasferito come comandante a Buchenwald nei pressi di Weimar, un campo di concentramento che inizialmente era di dimensioni modeste, ma che nel corso degli anni diventa uno dei principali della macchina di lavoro e sterminio nazista. Al campo sono presenti prigionieri di guerra, politici, omosessuali, ma anche naturalmente ebrei, rom e in generale le persone invise alla Germania nazista. Diamo qualche numero per orientarci. A Buchenwald vengono internate circa 240.000 persone, ne muoiono fra le 50 e le 60.000, di cui una percentuale significativa è ebrea, almeno 11.000 persone. Da questi dati possiamo capire che non è un campo pensato per la soluzione finale ebraica come Auschwitz, ma è un campo dove si viene ammazzati per lo sfinimento del lavoro. Qui i coniugi Koch iniziano una vita fuori dalle righe in tutti i sensi. Karl è famoso per essere un approfittatore e un ladro e requisisce tutto quello che può dai prigionieri del campo. Ilse non è da meno. Anni dopo si scoprirà che i due sono passati dall'avere pochi marchi sul conto corrente, lui 600, lei 121, a 45.000 e 25.000, cifre immense, con cui fra le tante cose organizzano feste lussuosissime, tanto da impressionare persino Heinrich Himmler. Ma i due al campo non rubano e basta. Le voci circolano, soprattutto su Ilse, che sembra fosse una vera e propria strega omicida. Di lei ci racconta un episodio un prigioniero, Herbert Freubusch. Nell'estate del 1940 stavamo lavorando nello stadio delle SS. Era una giornata calda e lavoravamo con la parte superiore del corpo esposta.
Avevamo un giovane francese o belga che lavorava per noi, di nome Jean Collinet. Era conosciuto in tutto il campo per i suoi tatuaggi. Particolarmente vistosi erano un serpente cobra colorato arrotolato intorno al suo braccio sinistro fino in cima e un veliero a 4 alberi particolarmente ben tatuato sul petto. Il Secoq passò a cavallo, tenne il suo cavallo davanti a Jean, guardò i tatuaggi e scrisse il suo numero. Quella sera Jean fu chiamato al cancello e non lo vedemmo più. 6 mesi dopo, nel Dipartimento di Patologia del Campo, ho riconosciuto un pezzo di pelle con il veliero di Jean. Più tardi ho visto la stessa nave in un album di foto dei Koch. E qui viene fuori la presunta macabra passione con la quale il Secoq diventerà famosa anni dopo: realizzare oggetti d'arredamento con la pelle dei detenuti. La voce gira al campo. Se sei tatuato la Commandoise ti ammazza e poi usa la tua pelle per confezionare dei paralume. Anni dopo in America la chiameranno la signora dei paralumi. Voci fra prigionieri, terrore tra gli internati, chissà dove inizia la leggenda e dove la realtà. Ma difficile che dietro tutto questo fumo non ci sia neanche un briciolo di arrosto. I Koch però stanno esagerando e stanno andando incontro a un tragico destino. I fatti che conosciamo sono questi. A Karl Koch viene diagnosticata la sifilide. La coppia ha una relazione aperta. Ilse è amante occasionale di moltissimi ufficiali delle SS e per questo è invisa alle loro mogli. Di Karl sappiamo che è un ladro, ma anche un assassino, perché quando gli viene diagnosticata la sifilide fa uccidere il dottor Walter Kremer. Non vuole correre il rischio che questi sparga la voce della sua malattia. Furti agli internati, omicidi fra tedeschi, una relazione promiscua e tanta crudeltà. I Koch non possono continuare in questo modo a Buchenwald e infatti nel 1941 il potente Karl Otto viene trasferito a Majdanek, anche se Ilse rimane in quel campo di concentramento che considera casa propria. Koch rimane tranquillo per un anno circa, poi nell'agosto del 1942 86 prigionieri di guerra sovietici riescono a fuggire e lui viene trasferito a Berlino, dove non può più fare danni. Il 24 agosto del 1943 i coniugi Koch vengono arrestati. A imprigionarli non sono naturalmente gli alleati che ancora non sono arrivati, ma i tedeschi stessi. Le accuse sono di arricchimento privato, appropriazione indebita e omicidio dei prigionieri per impedire loro di testimoniare. L'accusatore è Josias von Waldeck-Pyrmont, responsabile delle SS della zona di Weimar che, osservando la lista dei morti, scorge il nome di Walter Kremer, il dottore di Buchenwald che conosceva personalmente. Josias von Waldeck-Pyrmont indaga sul caso e scopre che Karl Koch ha ordinato l'esecuzione di Kremer e Karl Peikoff, un assistente medico, come prigionieri politici. Il motivo è solo quello di tenere nascosta la notizia della sifilide e Josias lo scopre subito. Il comandante Koch, nel timore che i due possano spargere la voce riguardo la malattia venerea, li ha fatti giustiziare. La lista delle persone ammazzate per ragioni assurde si allunga tantissimo e Karl Koch viene condannato a morte. Viene ucciso il 5 aprile del 1945 nel campo di Buchenwald, una settimana prima che venga liberato dagli alleati. E il Secoq, la strega, la donna viene rilasciata nel 1944 ufficialmente per insufficienza di prove. Va a vivere nella città di Ludwigsburg. Sta tranquilla un annetto, ma il 30 giugno del 1945, mentre fa una passeggiata, viene riconosciuta e arrestata dagli alleati. Il Secoq e altri 30 imputati vengono giudicati dinanzi al Tribunale militare americano a Dachau nel 1947. La donna è accusata di aver partecipato a un piano criminale di aiuto, favoreggiamento e partecipazione agli omicidi di Buchenwald. Ma Ilse ha un asso nella manica. La Koch annuncia in aula di essere incinta di 8 mesi e quindi non viene condannata a morte, pena che viene comminata a 22 dei 30 imputati al processo. Il padre è probabilmente un altro imputato, Fritz Schäfer, che è riuscito a scavare un tunnel fino all'interno della cella. Il Secoq viene condannata all'ergastolo il 19 agosto del 1947. Nel 1948, nonostante la condanna, il generale Lucius Clay, governatore militare provvisorio della zona americana in Germania, converte l'ergastolo in una sentenza a soli 4 anni. La motivazione è che
non ci sono prove convincenti che la donna selezionasse i detenuti per lo sterminio al fine di prelevarne la pelle tatuata o che possedesse oggetti in pelle umana. Nonostante le proteste pubbliche, Lucius Clay non cambia opinione. Sostiene che le lampade non sono realizzate con pelle umana ma di capra e che le eventuali violenze perpetrate dalla Koch sono state compiute contro prigionieri tedeschi e non alleati, sui quali gli Stati Uniti non hanno giurisdizione. Ma la strega di Buchenwald ormai è un personaggio pubblico e quella decisione fa andare su tutte le furie gli americani. Ed Sullivan del New York News scrive: forse il nostro esercito ha rivisto il verdetto solo perché Ilse Koch possa tornare nel business dei paralumi. Prima di un concerto del pianista Walter Gieseking, un gruppo di manifestanti si trovano davanti al Carnegie Hall con dei cartelli con scritto «Ilse Koch non suona stasera?» Tutta quella pressione dell'opinione pubblica, sia in America sia in Germania, porta Ilse Koch a un secondo processo. Viene nuovamente arrestata nel 1949 e sottoposta al giudizio di un tribunale della Germania Ovest. Sono ascoltati oltre 250 testimoni, di cui 50 per la difesa e almeno 4 per l'accusa, dichiarano di aver visto la Koch scegliere prigionieri tatuati che poi venivano uccisi o di aver visto o partecipato al processo di fabbricazione di paralumi di pelle umana dalla pelle tatuata. Ma l'accusa lascia cadere queste affermazioni perché non riesce a provare che i paralumi o altri oggetti siano effettivamente fatti con pelle umana. La Koch ha diverse crisi e crolla mentalmente e non è presente in tribunale quando viene letta la sentenza, motivata da un libro di 111 pagine che la condanna all'ergastolo. La giuria giunge alla conclusione che i precedenti processi del 1944 e del 1947 non costituiscono un ostacolo al procedimento e alla fine la donna viene condannata per 7 capi d'accusa di incitamento a gravi lesioni personali, un capo d'accusa di incitamento al tentato omicidio e un capo d'accusa di incitamento all'omicidio. Il 15 gennaio del 1951 viene condannata all'ergastolo e alla perdita permanente di diritti civili. Vi racconto un particolare curioso che ci dà un po' il segno dei tempi. Nella sua sentenza, il Tribunale di Augusta definisce i crimini commessi dalla Koch a Buchenwald particolarmente gravi perché aveva consapevolmente soppresso ogni sentimento di compassione e pietà che provava in quanto donna, dando invece libero sfogo alla sua ricerca di potere e prestigio, alla sua arroganza e al suo egoismo. Siamo nel 1951 e la differenza di genere è ancora nettissima, anche per i giudici. La Koch fa appello per ottenere l'annullamento della sentenza, ma il ricorso viene respinto il 22 aprile del 1952 dalla Corte federale di giustizia. In seguito presenta diverse istanze di grazia, tutte respinte dal ministro della giustizia bavarese. Si appella anche alla Commissione internazionale per i diritti umani, ma invano. Le spetta solo l'ergastolo. Sconta in cella circa 15 anni di detenzione, poi, il 1 settembre del 1967, è un venerdì, si impicca ad Haikak. Aveva 61 anni. La storia di Ilse Koch finisce, qui difficile dire dove cominci la realtà e dove la fantasia. In questi casi il consiglio è sempre di aver fede nelle carte processuali. La particolarità di questa vicenda sui campi di concentramento è quella che i coniugi Koch furono accusati e processati perché avevano rivolto la loro violenza contro dei tedeschi, dei prigionieri delle altre nazionalità e religioni, in fondo, non interessava nulla a nessuno. Ilse e Karl Koch avevano avuto un figlio, Artvin, nato nel 1938, e 2 figlie, Gisela, nata nel 1939, e Gudrun nel 1940. Gudrun muore di polmonite a 4 mesi nel febbraio del 1941. Artvin si suicida nel 1964, mentre Gisela è morta per cause naturali nel 2021. Il figlio concepito in cella si chiama Uwe Kohler, il cognome da nubile della donna, e appena nato viene consegnato alle autorità bavaresi per la tutela dei minori. Uwe scopre l'identità di sua madre solo da adolescente, a 19 anni circa, ma vuole comunque farle visita poco tempo prima che Ilse ponga fine ai suoi tormenti.